Ciao a tutti e benvenuti alla rubrica Giochi educativi Ericsson. Io sono Angela e insieme oggi impareremo a giocare a Math che sfida, geometria. Math che sfida, geometria fa parte della collana Math che sfida per imparare la matematica divertendosi ed è un gioco ideato da Grazia Cotroni per allenare e consolidare le nozioni di geometria della scuola secondaria di primo grado. Per iniziare, vediamo assieme i componenti del gioco. All'interno della scatola troverete 2 mazzi di carte uguali da 45 carte ciascuno, un mazzo di carte da 60 e naturalmente il manuale delle istruzioni. Con le carte presenti nella scatola è possibile mettere in tavola 2 giochi, Matabù e Qual è? In Matabù lo scopo del gioco è permettere alla propria squadra di indovinare più parole possibili, pescate dal mazzo di carte in un tempo prestabilito, senza pronunciare o mimare le parole tabù o loro derivate. Le parole da indovinare sono concetti matematici nell'ambito della geometria euclidea. Per preparare il gioco serve il mazzo composto da 60 carte e un timer. Occorre poi dividere la classe in 2 squadre, A e B, e posizionare un banco con il mazzo di carte coperto. I giocatori si siedono in semicerchio davanti al banco. A turno, 3 giocatori in formazione alternata, ad esempio A-B-A al primo turno e B-A-B al secondo turno, si posizionano al tavolo. Il giocatore di turno, nonché suggeritore, è quello al centro, affiancato da 2 giocatori della squadra avversaria. Il suggeritore fa partire il timer, solitamente impostato su 3 minuti, e pesca la prima carta dal mazzo, tenendola nascosta ai compagni di squadra, ma visibile per i giocatori a lui vicini. La parola evidenziata è quella da far indovinare alla squadra. Gli avversari vicini servono a controllare che non vengano pronunciate le parole tabù, il che farebbe mettere da parte la carta corrente e procedere con la successiva. In questo caso, ad esempio, la parola da fare indovinare è rette incidenti. Le parole che il suggeritore non potrà pronunciare sono incrocio, angolo e linee. Il suggeritore continua a pescare carte fino allo scadere del tempo, dopodiché conta le carte indovinate e per ciascuna segna un punto guadagnato. Il gioco prosegue con un nuovo turno e un nuovo suggeritore della squadra avversaria. Vince la squadra che per prima raggiunge 15 punti o, in alternativa, chi ha ottenuto più punti in 15 minuti. In Qual è, invece, l'obiettivo è scoprire per primi la carta pescata dalla squadra avversaria, ponendo ai giocatori domande a cui è possibile rispondere esclusivamente con sì o no. Le carte rappresentano figure geometriche. Per preparare il gioco servono 2 mazzi, uguali da 45 carte ciascuno. Occorre poi dividere la classe in 2 gruppi e a ciascuno si dà un mazzo. Poi il giocatore di turno di ciascun gruppo pesca una carta dal mazzo e, senza farla vedere agli avversari, la ricopia su un foglio e la tiene da parte. Dopodiché, ciascuna squadra distribuisce scoperte le carte davanti a sé. A turno, ciascuna squadra pone una sola domanda all'avversario con l'obiettivo di scoprire quella pescata. Si possono porre domande che hanno solo sì e no come risposta, come ad esempio: è un quadrilatero? È concavo? Non si possono porre domande relative al colore degli angoli e dei lati. In questo caso non si potranno chiedere se la carta ha i lati arancioni o gli angoli blu. In base alla risposta ricevuta, la squadra che ha posto la domanda copre le carte che non hanno le caratteristiche richieste. Vince chi indovina per prima la carta della squadra avversaria. E questo è Math che sfida, geometria. Se avete domande, sentitevi liberi di scrivere nei commenti qui sotto e vi risponderemo il prima possibile. Potete trovare altre informazioni sul sito www.ericsson.it. Potete inoltre iscrivervi al canale e riceverete una notifica quando saranno disponibili nuovi video tutorial sui giochi educativi Ericsson. Fino al prossimo episodio, grazie e buon gioco!